Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Ferrovie in miniatura, io sono Joe. Oggi in questo video andiamo a vedere, in occasione del fatto che sto costruendo un plastico in scala N che vedrete più avanti una volta ultimato, andremo a vedere come elettrificare la piattaforma della Peco, in questo caso è la NB55 della Peco con il motore PL55 della Peco. Tutte e due li trovate sotto in descrizione oppure qua vicino, qua sotto, qua sopra, non lo so, comunque nel mio sito trovate in vendita i prodotti che vi sto facendo vedere. Si tratta in questo caso di scala N, quindi ovviamente molto piccola, però veramente molto carina, molto simpatica come piattaforma. È un po' particolare nel senso che ci sono pezzi veramente piccoli, quindi per i meno esperti diventa veramente un po' insomma uno sbatti, dico la verità. Se la volete ricevere già installata, come la vedrete adesso già pronta, potete acquistarla anche nella modalità già installata, così vi arriva pronta già da inserire nel vostro plastico. Altrimenti la potete acquistare in kit e ve la installate voi, e vi garantisco che questo è molto semplice, la parte del motore, ma la parte della piattaforma diciamo che ha alcune parti veramente piccolissime. Bene, non ci resta che partire, andiamo subito all'installazione e ci vediamo dopo. Bene, apriamo la scatola e dentro troviamo subito i pezzi che servono appunto per andare a costruire la piattaforma. Come vi dicevo prima, ci sono molti pezzi veramente piccoli. Partiamo dalla base diciamo delle rotaie, dalla piattaforma, mettiamo da parte appunto le rotaie e poi tiriamo fuori questi pezzettini piccoli. Procuriamoci subito un cutter, usiamo quello di lama proprio fine e andiamo a separare i pezzetti che ci servono. Questi sono i piantoni di sostenimento della pedana della piastra, ok? Andiamo a sistemarli, gli diamo una bella pulita, poi mettiamo un pochino di colla qua sulla base della piantana e gli mettiamo la prima piantana. Ci sono i segni, non si può sbagliare, quindi c'è un segmento di segno che ti fa capire che va messa in questo modo. Mettiamo anche un po' di colla qui sopra, in modo che andiamo a congiungere quest'altra parte della piantana. E qui ci siamo, ok? Abbastanza easy. Poi inseriamo le rotaie, sia quella di sinistra che quella di destra, e le portiamo avanti fino ai fori che vedete, ok? Non andiamo oltre perché dentro i fori ora dovremo inserire un pignone abbastanza piccolo, complesso, ok? Inseriamo il primo pignone piccolino, cioè quello lungo, scusate, poi la molla e poi diciamo che gli mettiamo quello finale che va a chiudere, ok? Una specie di pignone, di pistone, chiamatelo come volete. Poi spingiamo la rotaia in dentro e andiamo a quello successivo, ok? Quindi ora facciamo la stessa cosa da quest'altra parte, ci accertiamo che poi faccia da molla, vedete? Quando noi premiamo sopra il pignone ritorna indietro proprio perché c'è la molla. Questo serve per toccare il contatto sotto della striscia per dare appunto alimentazione ai binari. Stesso procedimento, anche qui mettiamo il pignone con la molla e il suo tampone sopra, sto dando dei termini a caso ragazzi, comunque è un pignone e mettiamolo qua sotto. Con un cutter mi sono aiutato qui praticamente per tenerlo sotto perché la molla lo riporta su, quindi fate un'operazione del genere e spingete dentro il nostro binario e siamo a posto. Controlliamo che anche questo sia con lo stesso modalità di molla, poi mettiamo le lamelle di metallo, ok? Queste lamelle sono di rame, sono per il contatto, le piegate proprio a dima, sono a mezzaluna, molto semplice, e dall'altra parte, cioè sotto la parte della piattaforma, andiamo a premere le due lamelle, quelle corte, per tenerlo fissato, e facciamo così anche per l'altra. Vi ricordo che la lamella quella lunga lasciatela lunga, non piegatela perché lì va collegato il cavo di alimentazione, i fili di alimentazione dei binari. Ok, stessa roba anche da quest'altra parte, pieghiamo e ci siamo quasi a buon punto. Poi una volta che abbiamo piegato possiamo decidere se fare la saldatura dei fili del binari oppure farla dopo. Facciamo un piccolo test, vediamo se gira perfettamente la piattaforma, gira abbastanza bene e poi adesso andiamo a mettere la colla sotto per mettere questa parte di decorazione della pedana della piattaforma, sia da una parte che dall'altra. La recinzione l'ho già messa, non ho registrato purtroppo, non ho premuto il tasto REC, però è molto semplice quella parte, tutto ad incastro.
notiamo che gira senza alcun problema, non c'è attrito, e poi sotto ci mettiamo un anello, che è questo qui, ok, e poi gli mettiamo diciamo questo pezzo che adesso tra poco vedete, lo vedrete uscire dalla scatola del motore, cioè da questa scatola che sto aprendo adesso, che è appunto la PL 55 della Peco. Dunque, troviamo il libretto di istruzioni, il motore in sé, il motorino in sé, che è questo, ci sono i pezzetti che vi dicevo che servono per tenere fermo il motore, e poi il cavo di alimentazione con gli interruttori avanti e indietro. Allora, questo è il motore, quello che vedete sotto, questo pignone di plastica, è quello che va innestato all'interno della basetta della piattaforma. Questo ovviamente è il gestionale, chiamiamolo così, interruttore avanti e indietro, e questi sono 3 piantane da costruire con la colla da mettere sotto per tenere distanziato il motore dalla piattaforma e tenerlo fermo. Li costruiamo tutti e 3, si costruiscono, si montano con la colla, sono abbastanza piccolini ma facilmente intuibili. Sulle istruzioni non c'è questa fase di come farlo, quindi sono andato a intuizione e diventa così. Ne dobbiamo fare esattamente 3. 1, 2, 3, ok. Mettiamole da parte e ora andiamo a innestarle nelle 3 asole del motore. Ecco, questo è quello che vi dicevo prima, vedete questo attacco che è appunto la riduzione per entrare dentro il motore, è quello che poi ho incollato sotto la piantana della piattaforma. L'ho messo lì con un po' di colla. Mettetegli la colla, aspettate che indurisca, non mettete la colla all'esterno altrimenti si blocca tutto, e aspettate, vi consiglio di aspettare almeno un paio d'ore in modo che la colla sia diventata veramente dura. E poi ora andiamo a innestare le piantane che abbiamo costruito prima. Ne mettiamo una qui, l'altra la mettiamo qui e l'altra la mettiamo ovviamente a questo posto qua. Quindi adesso abbiamo ottenuto una distanza esatta per poter alloggiare il motore. Ora inseriamo il cavetto di alimentazione, quindi per l'interruttore avanti e indietro, e poi adesso mettiamo, andiamo un attimo a mettere dei fili nell'innesto a coccodrillo che serve per dare alimentazione al motore, che funziona a 12 volt. Vi ricordo che potete usare qualsiasi trasformatore che funziona a 12 volt. Mettiamo l'interruttore in funzione, quindi alloggiando, ecco, l'innesto in questo momento, e andiamo a fare un test. Ok, allora guardate quello che vi dicevo, il fatto della distanza, cioè appoggiamo sopra la piattaforma che va a finire all'interno del riduttore del pignone, e quelle piantane nere servono appunto per distanziarla. Ora facciamo il test, accendiamo, è tutto acceso, ok, allora premiamo avanti, quindi verso rotazione verso sinistra, funziona tutto perfettamente, quindi ha un movimento veramente lentissimo che appena lasci si ferma istantaneamente, ok, vedete? E andiamo dall'altra parte, quindi appena lasci si ferma proprio nel punto perfetto in cui la state vedendo, quindi è molto sincronizzabile anche ad occhio. Ovviamente ragazzi, sotto la piattaforma poi ci sono quelle 2 lamelle che avete visto prima che rimangono sopra, e lì vanno saldati i fili che vanno ovviamente collegati ai binari per dare continuità, per alimentare questa parte della piattaforma in modo che il treno possa entrare dentro, e poi voi potete girarla e mandarla dall'altra parte con l'inversione di polarità. Io ovviamente la installerò direttamente sul plastico, quindi poi la vedrete nel video completo. Uscirà tra un po' di tempo un video completo, inizio e finisco un plastico in scala N, così vi godete tutto quello che ho fatto. E per adesso grazie per avermi seguito, vi voglio bene e ci vediamo alla prossima. Ciao!